Ciao amici e bentornati sul canale. Oggi qui per voi vi ho portato uno dei computer portatili attualmente considerato Best Buy sotto ai 400 euro. Di che modello stiamo parlando? Il suo nome è Corebook X ed è lanciato dal brand Chuwi. Partiamo subito dalle sue caratteristiche tecniche. È dotato di un display IPS da 14 pollici 2K 2160x1440 pixel. Veramente tanta roba e dopo lo andremo a testare insieme sia su 3D Mark e anche su un video YouTube in alta definizione. Un'altra caratteristica che mi ha veramente colpito sono le dimensioni del display, molto più squadrato rispetto agli altri portatili che hanno uno schermo prettamente rettangolare, con un più unico che raro rapporto dello schermo di 3:2. Una scelta un po' controcorrente, ma vedendo il risultato finale per me è stata veramente azzeccata. E come CPU abbiamo l'Intel Core i5 di 12ª generazione, 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione. Ma se avete ancora più esigenze potete optare per il modello con 32 GB di RAM e addirittura 1 TB di ROM. Tornando sul processore, è un octa-core 12 thread con una velocità di clock massima di 4,4 GHz. Come GPU abbiamo la classica GPU standard Intel Ultra HD. Per quanto riguarda la texture, devo dire che è veramente ben costruito e molto minimalista e soprattutto hanno inserito veramente tantissime griglie di dissipazione che nei test che ho svolto in questo video si sono dimostrate veramente più che sufficienti. Prima di partire con tutti i test vi ricordo che se alla fine del video per caso sarete interessati a questo fantastico Corebook vi ho lasciato il link diretto per poterlo acquistare nel primo commento e nella descrizione di questo video. Mettetevi comodi, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, sigla e partiamo con l'unboxing. Per quanto riguarda la dotazione base, oltre al nostro computerino portatile, Chuwi ci manda all'interno della confezione l'alimentatore dotato di spina italiana, per cui non avete bisogno dell'adattatore, e le istruzioni. Vi faccio vedere anche tutte le varie personalizzazioni di questo computer con 4 possibilità per il processore 2i3 e 2i5 con la base da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria e la versione full da 32 GB di RAM e addirittura 1 TB di spazio di archiviazione. 3 settaggi per quanto riguarda l'illuminazione: ho sempre spenta come la sto utilizzando adesso, livello base che ha già un'ottima luminosità nonostante sia alla luce, guardate come si vedono bene i tastini, e infine il livello massimo se per caso lo utilizzate di notte. Ed è stato anche programmato in maniera efficiente per aumentare l'autonomia della batteria. Dopo 20 secondi di utilizzo la tastiera si spegne e per riattivarla vi basterà schiacciare un tasto. Ma le sorprese non sono finite, perché un altro punto di forza è il mega touchpad. Guardate quanto è grande, metto la mia mano vicino, è addirittura 5,8 pollici, più grande della mia Sony che utilizzo per registrare i video. È molto sensibile e non sbaglia un colpo. Facciamo anche i test dell'evidenziazione, guardate che velocità, risponde perfettamente, per cui se a differenza mia vi trovate molto meglio a utilizzare il pad rispetto al classico mouse, con questo computer farete sicuramente bingo. E ora andiamo a analizzare tutti gli slot, a partire dal lato di destra dove troviamo una porta di tipo C, l'HDMI, la porta USB di tipo A e lo slot per l'alimentatore, e nella parte opposta troviamo lo slot per la micro SD, lo slot per il jack 3.5 per le cuffie e un'altra porta USB di tipo A. Ma una delle caratteristiche che ho più apprezzato di questo Chuwi è la possibilità e la semplicità con cui si può rimuovere la parte posteriore. Guardate le viti come sono semplici e intuitive, e vi dirò di più: per aggiungere un SSD hanno inserito anche questo comodo portellino e per aprirlo vi basterà semplicemente rimuovere queste due viti, procedura che riuscirete a fare in pochissimi secondi, per cui già per questa caratteristica, che non è scontato trovare in un computer, vi consiglierei veramente l'acquisto. Per quanto riguarda le dimensioni, ha una lunghezza di 31 cm, una larghezza di 22, uno spessore di soli 17 mm per un peso totale di 1400 grammi. Pratico e ultra compatto e soprattutto molto comodo per essere portato in giro. Ed eccoci qua nell'home page di Windows 11 Home. Partiamo subito col test della CPU ed ecco qua il risultato. Ho ottenuto un punteggio di 2048 in single core e un punteggio totale di 6389 nel multicore. Per un i5 di 12ª generazione ci sta. Adesso invece andiamo a metterlo più in difficoltà per vedere il risultato della GPU standard Intel Ultra HD. Ovviamente qua siamo un po' meno performanti, però anche in questo caso sono curioso del risultato. Abbiamo ottenuto un punteggio di poco più di
8000. Ovviamente questa non è una GPU dedicata al gaming, ma principalmente destinata a un utilizzo un po' più standard del computer. Con i test siamo solo all'inizio, ci manca ancora 3D Mark. Vi dico subito che la qualità grafica dello schermo mi sta stupendo veramente tanto. Questo display IPS da 14 pollici 2K di risoluzione è andato oltre le aspettative e nonostante l'animazione molto dinamica non ci sono né lag né rallentamenti. Anche in questo caso guardate i colori come sono vivaci, guardate anche il contrasto tra luci e ombre, veramente tanta roba. Guardate anche la bellezza dell'esplosione e per quanto riguarda gli FPS siamo tra i 58 e i 70 FPS, che per un computer che non nasce per il game ma semplicemente da ufficio è veramente un grande passo avanti. Andiamo ad analizzare i risultati. Qua c'è il grafico totale, ma noi andiamo giù nel dettaglio per vedere i singoli parametri. Per quanto riguarda gli FPS ha avuto una grafica media di 41 nella prima clip video e di 57 nella seconda, ma la qualità che mi ha veramente impressionato è che anche durante e sotto lo sforzo di questo test la temperatura del processore e del computer è rimasta tra i 60 e i 70 gradi centigradi. Non me l'aspettavo, essendo un computer veramente molto sottile. Per quanto riguarda il sistema di dissipazione ha fatto veramente un ottimo lavoro, ma adesso lo mettiamo sotto stress nuovamente andando a fare noi direttamente un test gaming. In questo caso ho scelto Asphalt Nitro, che è un gioco che mi diverte veramente tanto, lo uso spesso anche in questo caso nei test dei computer. Super saltone. Allora, stiamo lucidi sulla recensione. Devo dire che anche in questo caso non sto riscontrando particolari difetti. Ovviamente ribadisco che questo non è un computer da gaming, la giocabilità è veramente molto buona, i comandi della tastiera rispondono sempre perfettamente e in maniera repentina alle mie pressioni, per cui oltre che per navigare, andare sui social, YouTube eccetera, vi potrete anche togliere qualche soddisfazione giocando anche ad alcuni giochi non troppo competitivi. Per quanto riguarda la batteria, è dotato di una batteria ultra sottile da 4000 mAh che vi porta a arrivare sempre a fine giornata per un utilizzo medio intensivo. Sono già planato su YouTube, andiamo a cercare il solito nostro video sulla Costa Rica. Guardate la definizione, spero che renda bene dalla telecamera perché sto registrando lo schermo e quindi non è come essere davanti al computer, ma guardate anche i particolari di questa rana, sembra di poterla toccare, per cui chi l'ha progettato ha ottenuto veramente un ottimo rapporto spessore dello schermo qualità. Infatti è la prima volta nelle mie recensioni che uno schermo IPS non LED di questo spessore raggiunge questo livello di definizione. E ora, come ultima ciliegina finale, andiamo a fare anche un test di editing. Come vedete dalla timeline ho inserito sia delle foto, un video in alta definizione e anche una traccia audio. Ha già iniziato e già dopo pochissimi secondi siamo quasi al 20%. Guardate, siamo all'87%, praticamente riuscirà a finire l'elaborato entro 60 secondi. Adesso lo vado a ingrandire, un risultato inaspettato sia come qualità ma soprattutto come tempistiche di elaborazione. E concludiamo questa recensione parlando di prezzo. Questo fantastico Corebook X viene lanciato a 459 euro, ma attualmente è attivo un super sconto per cui lo potrete acquistare a soli 395 euro, che per le sue caratteristiche è veramente un ottimo rapporto qualità-prezzo. Se per caso siete interessati, vi ho lasciato il link diretto per poterlo acquistare nel primo commento e nella descrizione di questo video. Se vi è piaciuta questa recensione, mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Vi saluto e vi do appuntamento come sempre al prossimo video. Ciao!